Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo far vedere un oggettino che ho preso perché avevo da fare dei lavori alla mia Vespa d'epoca, ovviamente come me, e dove la tengo non c'è alimentazione, non c'è tensione di rete, non mi serviva di utilizzare trapani e roba del genere perché ci sono gli avvitatori a batteria, però mi serviva un saldatore che fosse affidabile e che potesse andare magari con un power bank che dura parecchio e poter fare tutti i lavori elettrici che avevo da fare alla Vespa. Il power bank ce l'avevo, è bello grosso e si collega al saldatore con questo cavetto, e ho preso questo bel saldatorino che vi consiglio anche a voi praticamente. Eccolo qua, ci sono tutte le punte intercambiabili praticamente. Poi ve lo faccio vedere meglio, ovviamente. Comunque si possono sostituire le punte in maniera facile e arriva con un sacco di punte praticamente. E questo qui è un oggettino che è veramente utile, è della Keiwitz, credo che si pronunci così, ma poi ve lo faccio vedere come è scritto. Lo sapete, io con l'inglese ci vado poco d'accordo. Se mi seguite in questo video vi faccio vedere come funziona e magari se vi serve anche a voi un saldatore portatile, così sapete chi l'ha acquistato e chi l'ha provato per voi. Continuate a vedere il video, vedete anche questa volta cosa combino per voi. Ve lo dico col saldatore in mano. Questa è la scatolina con il saldatore che è arrivato e ci sono diverse sorprese anche per come, diciamo, è imballato e costruito. Allora, questo è il librettino delle istruzioni, vi faccio vedere dopo la sorpresa. E poi, ora questa punta di solito non c'è, è dentro con le altre punte, ma come vi dicevo l'ho adoperato, l'ho usato, sicché l'ho messa qui perché così torna comodo per prenderla. Comunque questa è la punta, poi c'è il tappino e il saldatore, che è questo. Il tappino poi serve a protezione anche quando c'è la punta. Il saldatore è bellissimo, dopo ve lo faccio vedere da vicino, ma effettivamente se lo vedete è veramente molto bello. E poi abbiamo il caricabatterie, un caricabatterie fino a 65 watt, il suo alimentatore praticamente, però come vi dicevo, già come vi ho accennato, può andare anche col power bank, cosa che l'ho utilizzato io, diciamo, nel posto dove avevo la Vespa. La spugnettina che si mette nel micro portasaldatore che c'è. Poi se togliamo questa confezione, sotto c'è un'altra confezione, ora la tiro fuori, sposto la scatola, e anche questa ha, diciamo, le sue sorprese, perché ci sono tutte, questa è una bella serie di punte, il mini portasaldatore, va bene giusto per appoggiarcelo, però eccolo qua, e poi abbiamo il suo cavettino con questa cinghietta che è tipo cuoio, il suo cavettino USB che è veramente molto morbido. Poi c'è una nutrita serie di punte, a cui io ne ho tolto una, ora ve le inquadro una alla volta. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte, e ce n'è per praticamente tutti gli usi, da quelle più grandi per saldature di massa, che è questa, a quelle veramente piccoline per saldare sugli SMD. Eccola qua. E poi ci sono altre punte, anche queste per saldare, diciamo, piazzole grandi di massa. Insomma, c'è 6 punte per tutte le specie. Ora, in questo saldatore la punta non è solo una punta, ma se vedete qui ci sono dei contatti e anche una resistenza, e c'è il vantaggio che è rapidissima nello scaldare, dopo si fa la prova, e anche per la sostituzione, diciamo, della punta è veramente facile. Questo è il librettino delle istruzioni, che come vedete la pagina è scritta in inglese, ma ci sono diverse lingue, e se si va a vedere
ecco qua, avviso agli utenti, e ci sono tutte le istruzioni, cosa rara perché di solito le mettono in tutte le lingue del mondo tranne che l'italiano, e qui in questo saldatore qui ci sono anche tutte le istruzioni in italiano, e è una cosa bella perché diciamo ha varie funzioni questo saldatore qui, specialmente del display per fare le varie regolazioni, e così uno praticamente se lo legge tutto e può regolarlo al meglio, anche se quando arriva diciamo è già pronto all'uso ovviamente. Allora io non l'avevo usata, comunque già che ci siamo ci mettiamo la mini spugnetta qui dentro. Ora ci aggiungo una goccia d'acqua, la spugnetta gonfia e qui abbiamo il mini porta saldatore. Eccolo qua, diciamo lo scopo lo fa. Prendo un goccino di acqua, metto un pochino di acqua, la facciamo gonfiare e eventualmente ovviamente l'acqua in eccesso la togliamo perché non ci deve stare. Eventualmente strizzate un pochino la spugna per levare l'acqua in eccesso e rimane la nostra spugnetta di silicone per pulire la punta. Il saldatore è questo. Per montare la punta è facilissimo, si svita questa ghiera, si prende la punta, qualsiasi punta di quelle sue, si mette dentro, ecco fatto, e si rimette la ghiera e lui diciamo è pronto per funzionare. Ora lo colleghiamo. Per il collegamento c'è la sua porta USB, basta inserirci dentro il cavettino e l'altro capo va collegato all'alimentatore o a un power bank, che in questo caso va collegato qui. Se uno invece ha un power bank lo collega al power bank e di fatto diciamo ha un saldatore portatile a batteria praticamente che dura un sacco, e io ci ho fatto tutti i lavori alla Vespa con una ricarica sola del power bank. Ho collegato l'alimentatore alla rete luce, poi dopo lo proviamo anche con il power bank, tanto non cambia niente, e qua praticamente abbiamo il display che permette di fare un sacco di regolazioni. Allora, premendolo ovviamente si accende, come vedete è rapidissimo, praticamente è settata su 350, come vedete va praticamente è già in temperatura. Se io ci appoggio lo stagno in pochi secondi lui è in temperatura. Ripremendo questo tasto va in stand by, oppure se vogliamo possiamo variare la temperatura della punta fino a 400 mi pare 20 gradi, sicché è più che sufficiente per tutti gli usi. Sempre da questo display qui lo riporto a 350, di solito uso 350. Sempre da questo display qui è possibile programmare quando deve andare in stand by, cioè se lui lavora mi pare si possa fare da 1 minuto a 20 minuti e dopo va in stand by fino a che non si riprende in mano. Se si riprende in mano praticamente riattacca a funzionare, e si può anche programmare e tarare la temperatura. Uno imposta la temperatura, non ve lo sto a far vedere, questo serve per quelli precisini, e poi dopo va a misurare la temperatura, sempre con i due tasti si può settare. Una volta che va a controllare la temperatura gli dice che temperatura è in realtà e a quel punto lo setta con quella temperatura lì. Io non l'ho fatto, non mi interessa, perché tanto se è 350 gradi la punta o 300 per di 55 non me ne può fregare di meno, perché insomma quando salda la temperatura a quanto deve saldare uno che è pratico se ne accorge, però per i più perfettini può fare anche tutte quelle cose lì. Ora facciamo un paio di prove diciamo di saldatura. Allora la punta che ci ho montato io diciamo è una punta media, che io per fare lavori alla Vespa ho usato questa e la uso anche per fare delle saldature. Va da sé che se ci mettiamo una punta più grossa si può fare più agevolmente
delle saldature su delle superfici ampie di massa o roba del genere, e se si monta una punta più piccolina si può saldare agevolmente anche gli SMD. Io ora saldo un attimino qui, sono lontano, sì che ci vedo male, se le saldature non vengono perfette non è colpa del saldatore ma mia che sono lontano. Faccio qualche saldatura, non ci sono componenti ma insomma diciamo è uguale, e come vedete il saldatore salda veramente molto bene. Se io ci avessi da saldare, qui ci va una spina dell'alimentazione, se ci avessi da saldare è un po' più grande questa, tipo saldatura di massa diciamo, come vedete la fa agevolmente. Devo dire che la qualità di queste punte è veramente ottima. Poi uno con la sua spugnettina lo ripulisce a modino e lo rimette lì. Se quando lo mette al posto decide io ora lo metto al posto, non voglio aspettare il tempo che va in stand by, preme questo pulsante e lui, come vedete, dorme, è andato in stand by e lo lascia appoggiato al portasaldatore per il tempo che gli serve. Questo qui è già un bel pezzettino diciamo di rame per farci una saldatura diciamo di prova di massa. Vediamo cosa succede se io saldo qui, se ce la fa o se alle volte si incantano, mentre invece questo qui, nonostante la punta non sia delle più grosse, come vedete scioglie veramente molto bene lo stagno, anche se ce n'è tanto di stagno lo scioglie bene. Se io ho da saldarci mettiamo un filo, faccio lo prestagno, faccio la mia prestagnatura diciamo al filo e poi rinvivisco un attimino questo stagno qui e ci posso saldare il mio filo su una massa. Insomma non è una grandissima basetta di massa questa, ma insomma come potete vedere il saldatore funziona benissimo, perché tanti danno già in paranoia a saldare delle cose così, rimane attaccata punta e stagno. Invece questo qui non dissipa molto, praticamente compensa subito la dissipazione che va sul rame. Ora farei una prova, staccherei il saldatore, vedrei quanto tempo ci mette a scaldare la punta. Ora colleghiamo il saldatore al power bank. In questa maniera diventa veramente un saldatore a batteria completamente portatile. Sposto il power bank e il saldatore ora è in stand by. Ora avvicino. Il saldatore è in stand by, sicché ovviamente la punta è fredda perché è spento, non l'ho neanche acceso, l'ho appena attaccato al power bank. Ora gli diamo la via e vediamo se nel tempo che lui segna e arriva a 3,50 è già pronto, e ci mette veramente pochi secondi. La mia stazione saldante professionale, vabbè che è vecchia, ma insomma prima che sia pronta veramente passa 5-10 minuti. Allora lo accendo, eccolo qua, sta, vedete, salendo la temperatura, sono passati pochissimi secondi, se io mi sposto è già pronto praticamente, sicché è veramente mostruoso, come si suol dire, è veramente un ottimo acquisto per me. Vi faccio vedere brevemente anche lo slap time, praticamente la temperatura di riposo. Ora è a 330 gradi, ho regolato una temperatura di riposo che scenderà fino a 80 gradi, ovviamente è troppo questa differenza, ma insomma faccio per farvi vedere, e può essere utile se uno, come facevo io, d'intorno sempre alla famosa Vespa, c'avevo da saldare dei fili e era più il tempo
che non usavo il saldatore, vedete, è andato in modalità risparmio, praticamente sta scendendo la temperatura perché ha staccato la resistenza e scenderà fino a 80 gradi. Comunque vi dicevo, era più il tempo che perdevo tempo diciamo, a preparare i fili che poi a saldarli, e mi faceva comodo che dopo poco lui staccasse e iniziasse a funzionare quando lo prendevo in mano. Ovviamente per saldare dei circuiti stampati è una modalità che può essere allungata, non va bene, magari uno lo regola da 200 gradi fino alla temperatura che ne serve, e quando va in risparmio energetico parte da 200 gradi. Ora aspetto che sia sceso fino a 80, vi faccio vedere. Ecco, ha raggiunto diciamo i suoi 80 gradi, lui ora sta in preaccensione, manterrà la temperatura che non scenda sotto gli 80 gradi, però se io lo vado a prendere perché ho da usarlo, ora lo muovo leggermente, se io lo muovo vedete è ripartito e in brevissimo tempo riè a 330 gradi e a questo momento è pronto, sicché se serviva per saldare diciamo dei fili, il tempo che lo prendete in mano e andate a saldare è già pronto. Ripeto, per i circuiti stampati magari va fatto un intervallo un pochino più stretto. Una volta che il nostro saldatore non ci serve più, possiamo staccare la presa USB e poi ci mettiamo il suo coperchio e ecco fatto che è un apparecchiettino piccino, ce lo mettiamo in tasca come fosse una penna praticamente e ce lo possiamo portare ovunque, è veramente leggerissimo, è una piuma. Sono contento diciamo di questo oggetto e pertanto ve lo consiglio anche a voi. Allora, questo piccolo video è finito. Chi, voglio dire, mi chiede di provare sempre nuovi oggetti, spero che sia rimasto contento. Io avevo già parecchi saldatori anche a batteria, anche di quelli a gas, però devo dire la verità che con questo piccolo saldatore qui, potente, oltretutto è potentissimo, sono rimasto veramente soddisfatto. Sicché io l'ho provato per voi, se avete da comprare un saldatore, magari perché non comprare questo. Vi metto comunque il link in descrizione, se a qualcuno gli andasse di vedere le caratteristiche può andarsela a vedere e comprarlo anche scontato. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.